Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Ditrogil Bruno Farmaceutici SpA. Ultimo aggiornamento, 15 marzo 2022. Cos'ha Ditrogil? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Ditrogil durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Ditrogil? Ditrogil ha un farmaco a base del principio attivo calcifediolo, appartenente alla categoria degli vitamine D e nello specifico vitamina D ed analoghi. È commercializzato in Italia dall'azienda Bruno Farmaceutici SpA. Ditrogil può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Ditrogil 1,5 mg/10 ml os gocce soluzione 10 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Bruno Farmaceutici SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: calcifediolo. Gruppo terapeutico: vitamine D. Forma farmaceutica: gocce. Indicazioni: Ditrogil è indicato negli adulti per il trattamento dell'osteomalacia nutrizionale, da carenza o malassorbimento, osteomalacia da anticonvulsivanti, dell'osteoporosi con componente osteomalacica e dell'osteoporosi postmenopausale, dell'osteodistrofia renale ed emodialisi prolungata, dell'ipocalcemia da affezioni epatiche, dell'ipoparatiroidismo idiopatico o post-operatorio, della spasmofilia da carenza di vitamina D. Ditrogil è indicato nei bambini per il trattamento dell'ipocalcemia del neonato, prematuro o immaturo, dell'ipocalcemia da corticoterapia, da ipoparatiroidismo idiopatico, da anticonvulsivanti, del rachitismo carenziale con ipocalcemia, rachitismo vitamino resistente, dell'osteodistrofia renale ed emodialisi prolungata. Posologia. Posologia. Popolazione adulta sotto controllo della calciuria e della calcemia, secondo le precauzioni successivamente indicate. Osteomalacia da carenza o malassorbimento o da anticonvulsivanti, osteoporosi con componente osteomalacica, osteoporosi postmenopausale, osteodistrofia renale ed emodialisi prolungata, ipocalcemia da ipoparatiroidismo idiopatico o post-operatorio o ipocalcemia da affezioni epatiche. 10-25 gocce EPA al giorno. Spasmofilia: 10 gocce al giorno, ridurre eventualmente secondo la calciuria a 3 gocce al giorno o a 10 gocce alla settimana, in cicli terapeutici di 2-3 mesi, da ripetere al bisogno, COTS. Oppure 30 gocce al giorno, con aggiunta di fosfato, 1 g al mattino, e di magnesio, 200 mg la sera, per 6 settimane, da ripetere da 3 a 4 volte all'anno, IOCO. Per la spasmofilia, in assenza di risposta terapeutica, non si faranno più di 2 cicli terapeutici. Allo stato attuale delle conoscenze la durata totale del trattamento non dovrebbe superare i 2 anni. Popolazione pediatrica sotto il controllo della calciuria e della calcemia, secondo le precauzioni successivamente indicate. Ipocalcemia del neonato, prematuro o immaturo: 1 o 2 gocce al giorno per 5 giorni, in associazione con una calcioterapia. Rachitismo carenziale con ipocalcemia: 4-10 gocce al giorno, a seconda dei segni clinici e biologici, in associazione con una calcioterapia. Rachitismo vitamino resistente: 30-60 gocce al giorno, a livelli progressivi in funzione dei risultati biologici, calcemia, calciuria, fosforemia, e clinici. Osteodistrofia renale ed emodialisi prolungata: 4-15 gocce EPA al giorno. Ipocalcemia da corticoterapia, da ipoparatiroidismo ed anticonvulsivanti: 5-20 gocce al giorno. Modo di somministrazione: per ottenere un dosaggio esatto delle gocce, si tenga il flacone capovolto verticalmente sopra ad un bicchiere. Va assunto in un poco d'acqua, di latte o di succo di frutta. Oltre alle 20 gocce, frazionare la posologia giornaliera in 2 o 3 assunzioni. Controindicazioni: ipersensibilità alla vitamina D o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Donne in periodo di allattamento. Ipercalcemia. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Come per la vitamina D, la somministrazione di Ditrogil richiede un controllo ripetuto della calciuria e della calcemia al fine di evitare il rischio di sovradosaggio, vedere paragrafo 4.9. Lì, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Quando si associa a preparati contenenti vitamina D o derivati, la dose di Didrogil deve essere opportunamente calcolata. Vedere paragrafo 4.4. Farmaci che interagiscono con il calcifediolo riducendone l'assorbimento. Sequestranti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Didrogil durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Didrogil durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità. Studi condotti su animali hanno dimostrato un ruolo antinfiammatorio della vitamina D in molti tessuti, anche nella placenta. Gravidanza. Studi condotti sulla somministrazione di VIT D durante la gravidanza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Didrogil non interferisce sulla capacità di guidare e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. In corso di terapia con Didrogil possono manifestarsi alcuni tra i seguenti effetti indesiderati, come evidenziato anche dall'esperienza post-marketing. La frequenza e la gravità degli effetti indesiderati dipende dal dosaggio, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il sovradosaggio può provocare ipercalcemia, ipercalciuria ed iperfosfatemia, che causano calcificazione dei tessuti molli, dei reni, dei vasi sanguigni e aumentano il rischio di calcoli renali. Livelli di 25, idrossivitamina D superiori a 200 ng/ml sono da considerarsi come indicatori di una intossicazione da VIT D. I segni e sintomi clinici derivano dall'ipercalcemia e dalla conseguente disidratazione. I primi sintomi sono debolezza, nausea, vomito, secchezza delle fauci, stitichezza, dolori muscolari. I sintomi che si verificano in seguito sono poliuria, polidipsia, anoressia, perdita di peso, congiuntivite, prurito, ipertermia, livelli elevati di azotemia, calcificazioni dei tessuti. I segni di disidratazione sono costituiti da congiuntivite, aumento della sete, costipazione, insufficienza renale ed iporiflessia. Trattamento. La correzione della disidratazione è essenziale per ripristinare la funzione renale. La sospensione della terapia deve essere continuata fino al raggiungimento dei valori normali di calcemia, generalmente entro 2-4 settimane. Il trattamento della ipercalcemia può comportare la rimozione di fonti di calcio nella dieta, la somministrazione di calcitonina, corticosteroidi, bifosfonati e l'induzione della diuresi forzata. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Vitamina D ed analoghi. Codice ATC. A11CC06 I calcifediolo O25, idrossicolicalciferolo, attualmente ottenuto per sintesi, ha il primo metabolita della vitamina D3 risultante, allo stato naturale, dall'idrossilazione sul, proprietà farmacocinetiche. La somministrazione per OS di 25, OD3 alla dose di 5 I1/4 g/kg e di 10 I1/4 g/kg nell'uomo, induce un picco serico alla quarta ora con valori rispettivamente di 90 D, dati preclinici di sicurezza. I dati tossicologici dimostrano una DL50 di 51 mg/kg nel ratto per OS e l'assenza di tossicità per somministrazione prolungata nell'animale a dosi notevolmente superiori a quelle massime consigliate in elenco degli eccipienti. Glicole propilenico. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.